Salve, siamo giunti così alla conclusione. Un breve riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo parlato del suono, che di per sé non esiste, esistono le vibrazioni, che il cervello umano codifica in suoni. Il suono si ha quando queste vibrazioni sono regolari, altrimenti si ha il rumore. Tutto nell'universo vibra, anche le persone. Quando due di queste vibrazioni sono uguali, hanno la stessa onda, ad esempio due strumenti, due chitarre accordate, una di esse produce un suono, un Mi a vuoto, che metterà in vibrazione anche il Mi dell'altra chitarra. Questo fenomeno si chiama simpatia e si riscontra la stessa cosa tra due persone. Si dice questo mi è simpatico oppure questo non mi è simpatico. Vuol dire che le vibrazioni sono simili o opposte alle tue. Perciò, se la vibrazione è un fenomeno naturale, anche la musica, che è fatta di vibrazioni, sarà un fenomeno naturale. Perciò esiste già in natura, è sempre esistita. La natura, che qualcuno chiama madre natura, non è altro che l'universo, e l'universo è Dio. Quindi anche noi che facciamo parte dell'universo siamo una parte di Dio e le vibrazioni che sono nell'universo sono divine. La musica è divina. La materia non esiste, esiste soltanto l'energia. Le idee, le immagini, i pensieri sono energia ed essa crea sempre forme compatte o indefinite. Tutto nell'universo è in perpetuo movimento, in eterna vibrazione. La scienza moderna ci insegna che quello che noi chiamiamo materia o energia non è che il risultato di diversi tipi di movimento vibratorio e i fenomeni mentali, per esempio il pensiero, non sono altro che diversi modi di vibrazione. Poiché ogni pensiero, emozione, stato mentale è accompagnato dal corrispondente grado di vibrazione, esso può essere riprodotto grazie alla forte concentrazione della volontà di un singolo individuo o di più persone, proprio come si può riprodurre un tono musicale e un colore con le vibrazioni di uno strumento. Abbiamo accennato anche alla legge di attrazione, per cui i pensieri, che sono vibrazioni, contribuiscono alla modificazione della materia e al divenire degli eventi. Cioè, se si pensa intensamente e con una vivida visualizzazione ad un determinato fatto, questo prima o poi si presenterà. Esempio, se si ha paura di sbagliare durante l'esecuzione di un pezzo, è facile che l'errore, richiamato anche inconsapevolmente e involontariamente dalla mente, si materializzi e si presenti l'errore tanto temuto e visualizzato. Se invece ci si convince che tutto andrà bene, ci si visualizza soddisfatti, il pubblico che applaude entusiasta, successo, il pezzo riesce come desideriamo, ci si visualizza durante l'esecuzione, che siamo tranquilli e si vede le dita andare al posto giusto con la giusta energia e l'espressione, il concerto andrà benissimo. Attenzione, perché la legge di attrazione non capisce la differenza fra il volere o non volere una certa cosa. Non dovrete pensare a quello che non volete che succeda, ma a quello che volete che succeda effettivamente. Perciò, ad esempio qui, non bisogna pensare non sbaglierò, non avrò vuoti di memoria, non suonerò bene, ma ricorderò tutto, sarò tranquillo, suonerò benissimo, sempre al positivo. Abbiamo visto le particolarità della mia chitarra modificata. Per cosa è stata pensata? Per ottenere nuove sonorità allo scopo di esprimere le emozioni in maniera nuova e più completa, in modo da arrivare alla mente e ai sensi degli ascoltatori.
Le mie composizioni vogliono lasciare un messaggio di pace e di unione fra i popoli. Contengono elementi di culture geograficamente lontane e diverse, ma simili nel cuore e nei sentimenti. Quello che l'uomo stupidamente o per malvagi interessi politici o religiosi cerca di separare, la musica col suo linguaggio universale riesce ad unire, toccando il cuore di tutti. Non importa il colore della pelle o il nome che dai al tuo Dio. Esiste una sola razza, la razza umana. Abbiamo preso poi in considerazione il primo elemento della musica, il suono. Abbiamo visto sulla chitarra come sia importante l'unghia, la sua forma e la sua inclinazione, la flessione delle falangi e la velocità del dito sulla corda. Il suono è l'elemento che giunge per primo all'orecchio, è l'elemento di comunicazione e anche per questo è importantissimo. Il ritmo è altrettanto importante, con le sue diverse energie nelle battute, carica e scarica i suoni trasportandoli lungo il brano. Abbiamo visto l'atteggiamento del corpo, la posizione ottimale e in che misura il corpo partecipa alla creazione del gesto che poi si trasformerà in suono, considerando le parti del corpo attive che si muovono rispetto a quelle passive che non si muovono, con chiaro riferimento alle arti marziali. Ho mostrato alcuni esempi di esecuzione e di interpretazione di quanto sia essenziale sentire in prima persona e partecipare attivamente con tutto il corpo al miracolo musicale, in modo da essere in grado di trasferire la nostra visione del pezzo al pubblico. Le note non sono altro che un suggerimento delle emozioni da esprimere. Andremo a dare un'occhiata ad un andantino di Niccolò Paganini, un pezzo relativamente facile a prima vista, ma come tutti i pezzi facile e difficile. Va capito, sentito e attraverso la tecnica saputo trasmettere. Allora, vediamo di farlo sembrare un brano musicale, perché è terrificante. Allora, prima cosa, se te mi fai, guarda, non c'è suono, non c'è ritmo, quindi la musica non c'è, non c'è niente. Allora, proviamo invece di fare, prima di tutto cominci a levare. Pa, pam, 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 pi, pa, pa. Allora, cominciamo sulla seconda corda, un po' più dolce, vibrato, un po' più romantico, è Paganini. Cominciamo così. Allora, no. Qui si può separare la prima semifrase, seconda, non si staccano perché sennò viene tutto a segmenti, si fa prima semifrase, seconda semifrase che sono una frase, quindi appena un respirino ma piccolissimo.
qui rallentando, ma pochino perché non è finito il pezzo. Dopo facciamo lo scherzoso, facciamo... No, no, ora... autorevole così. Ora col pollice. No. Rallentando un pochino di più perché è finito. Ok? Con questo concludiamo. Fine delle puntate sulla chitarra. Mi sta venendo un po' di nostalgia, ma ci vedremo in altri video, non preoccupate. Adesso voglio organizzare dei video su come si può vivere meglio, su come si può lasciar passare gli anni senza che ci diano troppo fastidio, e su come si vive bene, perché bisogna vivere bene, perché si vive bene e si suona bene, si vive male, si suona male.